Buongiorno a tutti, benvenuti sul canale dedicato alla fotografia in grande e ultra grande formato. Sono Marco Annaratone. Il tema della puntata di oggi, richiesto da parecchi di voi, è un'analisi un pochino più nei dettagli della Lotus View Camera Ultra Large Format 14x17 pollici. Buon divertimento, a sabato prossimo. Ok, andiamo a guardare un attimo nei dettagli questo banco ottico. Vi ricordo che il peso della macchina è attorno ai 12,5 kg, gestisce sia il 14x17 che il 17x14, quindi il dorso è rotabile e vedremo anche come si può ruotare. Lavoro con due telecamere perché da una parte c'è un'immagine fissa che è quella che state vedendo, dall'altra adopererò un'altra telecamera, sono da solo, quindi per poter farvi vedere i dettagli. Quindi ci sarà un po' di salti, un po' di editing, spero mi perdoniate per questo. Ok? Cominciamo a guardare adesso nei dettagli il banco ottico. Allora, cominciamo dal retro che vedete qua. Okay. Il retro ha dei movimenti che sono essenzialmente di basculaggio verticale, okay, e di tilt. Si può fare anche un basculaggio sull'asse verticale della standarta posteriore. Okay. Qua vedete un sacco di manopole e manovelle sulle quali torneremo dopo. La filosofia è fondamentalmente quella di tutto o quasi tutto a una manopola e un blocco associato. Questa è la grossa differenza, se volete, tra dire che la 14x17, che il formato ultra grande formato, l'ultra grande formato è una versione in grande di un 8x10, non è vero. Proprio perché, come ho detto altre volte, i pesi sono tali per cui ci vogliono dei blocchi anche. Quindi c'è tendenzialmente due manopole, una manopola che ruota e fa spostamenti, un'altra manopola che si può chiudere e impedire gli spostamenti, e oltre a questa manopola che si chiude e che impedisce gli spostamenti ci sono anche leve, tipo questa qua che potete vedere che pende, ok, che letteralmente bloccano anche. Quindi un doppio blocco, cioè c'è un blocco di manopola e un blocco di leva. Apriamo adesso la macchina partendo dalla standarta posteriore. Allora, le due manopole sono queste manopole qui e la possiamo sollevare. Esistono dei blocchi per cui si riesce a mettere la standarta in una posizione verticale, eccolo qui. Questo è il primo blocco e questo è il secondo blocco. Okay. La macchina adesso è bloccata, fatemela spostare un attimo un po' più avanti in modo che si possa vedere un po' meglio, anche perché poi si estenderà. Ok, continuiamo l'analisi della standarta posteriore, di quali che sono i movimenti della standarta posteriore. La standarta posteriore si muove avanti e indietro attraverso queste due manopole. Una e due. Come vedete c'è un blocco in questa manopola e questa manopola, anche questo movimento ha un blocco. I blocchi sono qui, non so se riuscite a vederli, ma qua c'è un altro blocco. Quindi il concetto è: la manopola di sinistra si smolla e permette tramite la manopola di destra l'avanzamento o l'arretramento della standarta posteriore. Okay? Quindi si smolla con la manopola di sinistra e si muove con la manopola di destra. In più c'è il blocco.
che potete vedere qua. Ok? Quindi se andiamo di dietro, vedete che qua c'è, smollando la manopola di sinistra, tutte e due sono già smollate, e allentando il blocco, io posso portare avanti e indietro la mia standarta posteriore. Ve lo faccio vedere. Ecco, vedete che la sto spostando all'indietro, ok? Adoperando la manopola di destra. Ok? Andiamo adesso ad alzare la standarta anteriore. Quindi la si porta un po' in avanti, dopodiché la si alza fino a liberare il soffietto, ok? E qua ci sono anche qui due blocchi, tali per cui, con delle tacche, per cui all'atto che l'ho bloccato so che è in verticale. E qua c'è tutto un sistema di manopole che adesso andiamo a vedere. Ecco, il sistema di manopole, lo potete vedere qua molto bene, fondamentalmente consiste di nuovo un blocco. Questo blocco, se io lo tolgo e svito questi due pomelli, mi permette il basculaggio della standarta anteriore. Anche qua notate come al solito che qua io potrei bloccarli, no? E basta, c'è anche un blocco a leva, ok? Rimettiamo il tutto a posto. Come notate c'è un puntino bianco che mi segnala il centro. In questo modo io ho il basculaggio. Se volessi traslare, il meccanismo è lo stesso, però c'è solo il blocco, non devo girare le due manopole. Quindi in questo modo io posso traslare la mia standarta anteriore. Rimettiamolo in centro. Eccoci, tutto bloccato. Parliamo adesso della parte che tiene la lente, allora, che tiene l'obiettivo. Ve lo faccio vedere di qua perché è un pochino più luminoso e si vede meglio. Allora, manopola, blocco. Con questa manopola io posso controllare, qua posso controllare il basculaggio. E bloccando questa manopola, ricordate il lato sinistro è quello che blocca, quindi è bloccato. Posso traslarlo in alto e in basso, allora devo sbloccare questa leva e anche quella che c'è dall'altra parte. E a questo punto posso, in maniera micrometrica, perché c'è, come notate, è micrometri, insomma, non so come si dice in italiano, posso alzare ed abbassare la mia standarta. Anche qui, come al solito, lato sinistro blocco. Quando l'ho messa nella posizione giusta, notate che c'è appunto questa cremagliera, in teoria non avrei bisogno di un blocco, ma comunque c'è il blocco. Questo perché ovviamente è pensato per lenti pesanti. La lens board, la piastra, è una piastra normale 6x6 pollici, ok? Tenuta su con un meccanismo che è un meccanismo, direi, molto classico, un po' in tutte le macchine da campo. Lo spostamento in avanti della standarta anteriore si fa di nuovo tramite questa manopola, che è la messa a fuoco fine, con il suo bel blocco, come al solito il suo bel blocco, e la messa a fuoco fine.
c'è anche un modo di spostare la standarta in maniera grossolana, cioè per non stare lì a perdere tempo, e lo potete vedere qua sotto. Anche qui come al solito c'è il blocco, e in questa maniera, con questo letto, io posso spingere in avanti e indietro la mia standarta in maniera grossolana, poi adoperando questa leva la blocco, ok? E dall'altra parte c'è una leva altrettanto che serve per il bloccaggio, e l'ho bloccata. Da qui in avanti però posso azionare la messa a fuoco fine. Ok? Piccolo particolare qua: se il soffietto non è particolarmente esteso, si può bloccare il soffietto con questo ammenicolo. Non sto a parlarvi di bolle, le bolle sono un po' da tutte le parti, nei posti che vi potete immaginare, quelli classici. Quindi, di nuovo, meccanismi di movimento grossolano per arrivare bene o male all'estensione che uno ha bisogno, e poi movimento fine. Sono disaccoppiati. Standarta anteriore, anche qui movimento di basculaggio disaccoppiato dal movimento di alzare e scendere. Si può far alzare e scendere la standarta anteriore, scusate, senza modificare il basculaggio, ovviamente. Cosa succede nel retro? Ecco, nel retro, allora vi avevo detto che si può fare del basculaggio della standarta posteriore, e lo si fa, non lo faccio vedere, ma lo si fa tramite queste due leve, una e due, una qua e una qua, che una volta staccate permettono la rotazione sull'asse verticale della standarta posteriore. Il vetro smerigliato ha dei segni richiesti però da me in fase di ordinazione per il 12x16, non so se li vediate, ma comunque ce n'è uno qui, ce n'è uno qui, ce n'è uno qui, perché appunto certi chassis che io ho acquistato sono per il 12x16, ovviamente sono esternamente identici al 14x17. Adesso quello che succede per l'inserimento dello chassis e la gestione in pratica della standarta posteriore ve lo faccio vedere subito. Allora, innanzitutto in questo momento la macchina, il banco è strutturato per il formato verticale, quindi questa leva è fondamentale perché mi permette di staccare questa parte esterna della standarta posteriore in modo da poterci infilare il mio chassis. Ok? Dopodiché chiudo, estraggo il volet, faccio tutte le cose che devo fare. Dopodiché, scattata la foto, questo è un po' complicato, estraggo lo chassis verticalmente, si fa un po' fatica. Ok? Per ruotare il dorso ci sono due leve qui, che vi faccio vedere adesso subito. Ecco, questa leva qui e questa leva qui, che opportunamente sollevate mi permettono di staccare il dorso, girarlo di 90 gradi e riattaccarlo alla macchina. A questo punto qui ho la mia leva fondamentale e posso infilare lo chassis in questo modo
nella macchina. Questa leva è fondamentale perché scarica la tensione, scarica i potenziali momenti che ci possono essere dalla macchina e evita la cosa odiata da tutti, cioè che dopo 20 minuti di settaggi precisissimi si infila dentro lo chassis e la forza con cui lo si infila dentro, dovendo allontanare questa parte dalla standarta posteriore per ficcarci dentro lo chassis, la camera si muove, il banco ruota sull'unica vite con cui è attaccata al cavalletto e non ci sono santi. Quanto uno può avvitarla con forza, arriva sempre il momento che questa roba qua tende a ruotare. Se non c'è questo sistema, meccanismo che non è un meccanismo della Lotus, ce l'hanno un sacco di altre macchine, ce l'ha la stessa Philips 8x10 che ho io, anche nelle 8x10 lo si adopera, ma nell'ultra grande formato è fondamentale poterlo avere perché questo allontana il vetro smerigliato in modo che io possa infilare lo chassis senza troppi sforzi e quindi senza troppi rischi di far ruotare la macchina. Manigliona per portarla in giro, si fa per dire, ok? E direi questo è quanto. Direi che questo è quanto. Mi devo scusare per la pessima qualità del video, ma essendo da solo non sapevo esattamente cosa fare perché se vi devo far vedere dei particolari, ma al tempo stesso anche adoperare la macchina e smontare, non ho 6 mani. E quindi scusate per la qualità del video, ho fatto quello che ho potuto. Ciao a tutti!